Kamen Riders e benvenuti dal vostro Medors! Quest'oggi parliamo di motori, con protagonista di questo video una tipologia di propulsore poco utilizzata al giorno d'oggi, ma che in passato ha giocato addirittura un ruolo pionieristico per le due ruote, il monocilindrico. Questo schema costruttivo è stato il primo ad essere utilizzato sulle nostre amate moto, grazie alle dimensioni compatte e alla semplicità costruttiva del prodotto, dovuta dalla conoscenza ereditata dal mondo auto e dalla possibilità di raffreddare con facilità il motore con la sola aria. Fino agli anni 60 si assistette ad un vero e proprio dominio di questi motori, minacciati solamente nelle corse dai bicilindrici e dai tre cilindri, e ne è testimonianza l'ultima vittoria monocilindrica in classe regina con la Norton Manx 500 nell'omonima categoria del mondiale. L'aumento di cilindrata dei bicilindrici, unito all'assalto nipponico sul mercato grazie ai motori plurifrazionati, che hanno cambiato i desideri dei motociclisti, relegarono i monocilindrici ad una nicchia apprezzata da un esiguo manipolo di appassionati. Negli anni 80 però questo motore vivrà una seconda giovinezza, ironicamente per mano degli stessi giapponesi che ne segnarono il declino negli anni precedenti, grazie alla richiesta sempre più crescente dal mercato delle enduro stradali. La prima a lanciarsi in questo settore fu la Yamaha con l'XT 500 nel 1976, seguita a ruota dall'Honda con l'XL 500S, la prima a proporre un motore 4 valvole rispetto alle concorrenti che utilizzavano il 2 valvole. Suzuki non rimase a guardare, proponendo prima la SP 370 che poco dopo verrà seguita dall'iconica DR 400. L'attenzione mediatica sul rally africano della Dakar alimenta questa corsa alle prestazioni dei monocilindrici, che crescono progressivamente di cilindrata, abbattendo il muro dei 500 cm3. La prima è Yamaha, che rilancia con un 550 che poco dopo diventerà 600, grazie ad una totale riprogettazione del motore che incrementava l'alesaggio da 92 a 95 mm, mantenendo però la stessa corsa di 84 mm, e che soprattutto modificava la disposizione del pistone da verticale a inclinato, introducendo inoltre un albero ausiliario di equilibratura, spostando la catena di distribuzione sul lato sinistro e mantenendo le 4 valvole inclinandole tra loro di 48 gradi. Segue Honda con l'XL/XR600 che con lo stesso motore monocilindrico portato a 650 cm3 darà vita all'iconico Dominator, per poi assistere all'arrivo di Suzuki che alza l'asticella nettamente, prima con il DR600 che a differenza dei motori Honda e Yamaha utilizzava un sistema di lubrificazione a carter umido, ma le novità da parte della casa di Hamamatsu non si fermano qui e portano il marchio a entrare nella storia con il monocilindrico più grande al mondo, prima con la DR Big 750 che dopo un paio di anni diventerà addirittura 800. E infine a completare il quartetto delle Giappe arriverà in ritardo Kawasaki con la KLR 600 nel 1984, sfoggiando però un'esclusiva distribuzione bialbero e raffreddamento ad acqua. L'alesaggio era di 96 mm e la corsa di 78 mm. Queste misure sono state portate a 100 per 83 mm nella KL 650 dell'87. Ed entrando negli anni 90 si riassiste ad un nuovo declino della categoria che inizia a puntare sui bicilindrici, lasciando questa propulsione come appannaggio quasi esclusivo di moto specialistiche come le moto da cross, motard ed enduro, che ancora ad oggi prediligono e utilizzano esclusivamente il monocilindrico. Questa tipologia di motore è caratterizzata da un'ottima coppia motrice ai bassi regimi di rotazione rispetto a motori a 2 o più cilindri, ma produce più vibrazioni agli alti ed è gettonatissimo sugli scooter o, come accennato prima, sulle moto specialistiche per la prontezza ai bassi e per il peso molto contenuto, specialmente quando si parla poi di motori due tempi. Il vero limite di questo motore è rappresentato dalle masse che non risultano bilanciabili, per la precisione quelle a moto alterno, ossia pistone, spinotto e parte della biella, e purtroppo nonostante la possibilità di contrappesare l'albero a gomito non saranno mai equilibrate a causa della conformazione stessa del motore, che in caso di contrappesatura sarà equilibrato solamente nei due punti morti, per poi destabilizzarsi quando il perno di manovella viene a trovarsi perpendicolarmente lungo il tragitto tra i punti morti, in quanto l'albero viene ad avere una massa non bilanciata che va verso l'esterno per via della forza centrifuga. La situazione diventa esattamente inversa in caso di mancata contrappesatura, ovviamente. E le case motociclistiche che lavorano ancora il monocilindrico hanno imparato a convivere con questo difetto, contrappesando gli alberi dei propri motori con masse in grado di equilibrarli in parte, consapevoli che le vibrazioni generate e le funzioni dei motori rimarranno particolarmente gestibili sui motori di piccola cubatura. Ma se ripensiamo alle moto elencate in precedenza, di cubatura elevata, la situazione cambia non di poco. Ed ecco spiegato sui grandi mono anni 80 il tributo di alberi ausiliari azionati attraverso dedicati sistemi di ingranaggi dall'albero a gomito stesso, per ruotare in senso opposto e cercare di riequilibrare il tutto, ma senza comunque mai risolvere
risolvere definitivamente vibrazioni e squilibri. Dopo tutto questo pippone vi posso riassumere che il monocilindrico borbotta, scalcia i bassi e vibra gli alti, ma se oggi guidiamo una moto di qualsivoglia cilindrata lo dobbiamo proprio a questo motore così imperfetto quanto divertente da guidare. Provare per credere. Quindi gente, questo è il primo video diciamo di approfondimento a livello tecnico dei motori. Mi piacerebbe portare ovviamente altre tipologie di motore. Questo è stato diciamo una sorta di progetto pilota. Fatemi sapere qui sotto se vi può interessare una serie di questo genere, io avrei molto piacere a portarvela, perciò sotto con i commenti se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e se volete condividerlo con i vostri amici ovviamente è sempre ben accetto, perché questo aiuta la crescita del canale che purtroppo YouTube non aiuta. Inoltre, se ancora non vi foste iscritti vi invito a ovviamente iscrivervi per essere aggiornati sui miei successivi caricamenti, ma attivate anche la campanellina così magari la notifica vi arriva. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medo!